Devo ammettere di essere rimasto parecchio indietro con la presentazione dei software richiesti dai membri della community e allora sto cercando di recuperare più velocemente possibile, anche perché devo dire che grazie a voi sto scoprendo dei software veramente fantastici. Qualche giorno fa, ad esempio, ti ho presentato Minitool Partition Wizard, che si è rivelato di fatto il miglior software che io abbia mai visto per la gestione di hard disk e pendrive. Ebbene, quello che invece andremo a vedere oggi è un software che ci è stato suggerito da Max Canis Pugnax già un po' di tempo fa. Ho voluto testarlo molto bene e molto approfonditamente prima di presentartelo e devo dire che sono rimasto altrettanto, se non più sorpreso, perché si tratta di un firewall che, oltre a fare il firewall, è in grado di gestire la nostra sicurezza, la nostra privacy e di velocizzare anche la nostra connessione in internet, limitando tutte quante quelle connessioni parassite che vanno a rubarci banda. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Per procurarci il nostro programma non dovremo fare niente di nuovo o di inusuale, per cui andiamo come sempre ad aprire il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andiamo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e il risultato che ci interesserà sarà il primo, quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo quindi questo sito e nella parte in alto andiamo a portarci sulla sezione Downloads. Nella pagina che si aprirà scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo programma, quello che si chiama Saving Port Master. Clicchiamo quindi sul pulsante azzurro File Download e attendiamo il termine dello scaricamento del file. Ecco fatto, il nostro file è stato scaricato, possiamo fare quindi doppio clic per aprire la cartella compressa che lo contiene. Chiudiamo la pagina del browser retrostante e facciamo nuovamente doppio clic sull'unico file presente nella cartella compressa che si chiama portmaster-installer. Facciamo doppio clic e accettiamo, premendo il pulsante sì, che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo. Clicchiamo sul pulsante accetto per accettare i termini di licenza d'uso di questo programma e clicchiamo sul pulsante installa per andare a scaricarlo sul nostro PC. Nel frattempo che termina lo scaricamento potremo andare a chiudere anche la cartella compressa retrostante. Ecco fatto, per procedere clicchiamo sul pulsante avanti in basso a destra e clicchiamo sul pulsante chiudi per riavviare il nostro PC. Bene, il nostro PC si è riavviato e potremo trovare già automaticamente avviato il programma in basso a destra nella zona relativa alle icone nascoste. Se andiamo infatti ad espanderla, troveremo questa icona che è Portmaster Notifier. Cliccando con il pulsante destro sull'icona potremo scegliere la voce Open Up per aprire l'applicazione e andare a darle un'occhiata. E qui ci troviamo di fronte alla prima magia di questa applicazione che è in grado di configurarsi praticamente da sola. Ci basterà cliccare su Quick Setup e se vorremo potremo semplicemente cliccare su Next e avere già l'applicazione configurata. Quello che ti suggerisco però è di sprecare un paio di clic in più per fare una installazione, come si suol dire, a modino. Andiamo infatti ad espandere questa prima voce dove c'è scritto Customize e andiamo a spuntare le cose che ci interessano, anche per dargli una piccola sbirciatina. Vediamo infatti che questo programma è in grado di bloccare tutti quanti gli ads, cioè le pubblicità, e i trackers, la stessa cosa che fa Privacy Badger. Scendendo più in basso vediamo che è in grado di bloccare i malware. Tieni conto che ciascuna di queste sezioni può essere ulteriormente espansa per andare a vedere tutto quello che viene bloccato. Nella fattispecie in questo caso ad esempio ads, tutti gli strumenti di analitica, tutti gli strumenti di telemetria ed altre cose. Lo stesso per quanto riguarda i malware e per quanto riguarda la deception, che è una voce che ti consiglio sicuramente di andare a spuntare.
Se infatti andiamo ad espanderla oltre che a spuntarla, vediamo che è in grado di proteggerci dal phishing e dai vari tentativi di frode telematici. Scendendo ancora un po' più in basso, troveremo la voce NSFW. NSFW sta per Not Safe for Work. Questo non ti consiglio di spuntarlo, ma riguarda comunque tutti quei programmi che non sono sicuri in ambito lavorativo. Sarebbe tuttavia limitante andare a selezionarla perché potremmo avere problemi con alcuni programmi di uso comune. La voce Big Tech è in grado di bloccare tutti quanti i servizi dalle compagnie di Big Tech, come appunto Google, Microsoft e così via, ma anche in questo caso non ti suggerisco di spuntarla perché da un lato potrebbero non funzionare adeguatamente alcuni servizi e dall'altro vengono bloccati già in automatico molti servizi afferenti proprio a queste compagnie. Ignoriamo la voce Experiments e lasciamo il resto esattamente come si trova. Fatto questo, clicchiamo sul pulsante Next per procedere con la nostra customizzazione. E a questo punto una sorpresa. Il programma è in grado di gestire e farci scegliere i nostri DNS. Abbiamo visto più e più volte come possiamo gestire anche autonomamente i DNS, ma se devi sceglierli tra questi, ti suggerisco di lasciare impostati quelli di Cloudflare, che possiedono anche un ulteriore filtro malware. Clicchiamo quindi sulla frecciolina per andare a chiudere e clicchiamo ancora una volta sul pulsante Next. Abbiamo finito la nostra configurazione, possiamo cliccare sul pulsante Finish e ci troveremo nell'interfaccia principale di questo programma. Andiamo ad espanderla per guardarla meglio e scopriamo che sul lato sinistro sono presenti alcune sezioni. Attualmente ci troviamo su quella relativa alle attività di rete. In questa sezione ci viene mostrato un grafico del nostro consumo internet, cioè dei dati che stanno transitando attraverso il nostro PC e di tutti quanti i software che al momento hanno stabilito connessioni. In particolar modo vediamo che l'unico software che abbiamo utilizzato è Microsoft Edge fino a questo punto e che alcune connessioni sono state bloccate mentre alcune sono state consentite. E a questo punto vorrei, o meglio mi trovo costretto a darti un suggerimento. Se infatti andiamo a provare ad aprire la pagina gentiluomodigitale.it, ci accorgeremo di una sgradita sorpresa, ovvero che non ci verrà consentito di collegarci perché viene rilevata la presenza di un AD blocker. Per risolvere questo problema su questo sito, così come su altri siti che dovessero avere questo tipo di blocco, dovremo riaprire la pagina principale, individuare i domini che si chiamano googlesyndication.com bloccati dal firewall, andare a cliccare sui tre puntini orizzontali per andare a consentirli. Tieni conto che Google è estremamente pervasivo e se non fai questa operazione, purtroppo, oltre al mio, non riuscirai ad aprire diversi altri siti. Andiamo quindi a fare insieme questa operazione, clicchiamo sui tre puntini in corrispondenza di Google Syndication e scegliamo la voce Allow Domain, cioè consenti questo dominio. Riapriamo la pagina di Gentiluomo Digitale e proviamo ad aggiornarla. Come vedi, la pagina è adesso accessibile senza problemi e si riesce a navigare tranquillamente in tutte quante le varie sezioni del sito. Chiudiamolo e torniamo sulla nostra pagina per andare a vedere la seconda sezione. In questa sezione, che si chiama Apps and Profile, cioè applicazioni e profili, troviamo tutte quante le applicazioni che in questo momento stanno avendo accesso a internet sul nostro computer nella parte in alto, mentre nella parte più in basso vedremo tutte quante le applicazioni presenti sul computer che hanno la possibilità di accedere ad internet. Cliccando su una qualsiasi di queste applicazioni avremo la possibilità di attivare il blocco della connessione per l'applicazione oppure viceversa di disattivarlo. Nella barra a sinistra invece vediamo per ciascuna delle applicazioni attive il numero di connessioni che questa ha stabilito. Cliccandoci su potremo anche vederne un elenco dettagliato con tutte le connessioni consentite e con tutte le connessioni bloccate.
La terza sezione invece del menu verticale è dedicata alla VPN, ma si tratta dell'unica sezione a pagamento e quindi se ci andremo a cliccare su ci verrà richiesto di effettuare una registrazione. Passando alla quarta sezione troviamo tutte quante le impostazioni del programma dove potremo andare tra l'altro a rivedere anche le impostazioni iniziali. Scendendo infine un po' più in basso su questa icona, andando ad aprirla, troveremo una serie di utilities che ci vengono messe a disposizione da questo programma. In particolar modo potremo effettuare un controllo per la presenza di aggiornamenti, andare a fare il flashing della cache dei DNS, quella operazione che ho spiegato come fare sia manualmente sia automaticamente all'avvio del computer, ed infine andare a pulire cookies e cronologia di navigazione. Un altro indubbio vantaggio di questo software è quello, come ho detto in apertura, di velocizzare la nostra navigazione internet proprio andando a chiudere tutte quelle connessioni non necessarie che la vanno ad appesantire. E siamo giunti al termine di questo video, ma come ormai sai a menadito, un video non è mai completo senza i giustissimi ringraziamenti, che quest'oggi vanno a Luciano Noè per il suo generosissimo super grazie, grazie infinite Luciano, sei sempre presentissimo, e a Fulvio Bertolini, Augusto Bonanni e Alessandro Bruzzone per essersi abbonati al canale. E quindi vi do il benvenuto ufficiale nel club dei gentiluomini di questa community. Ma come ben sai, l'ultimo ringraziamento specialissimo è quello rivolto proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.